Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Oggi vi parlo di un titolo collaborativo che vi vede vestire i panni di alcuni eroi intenti a completare missioni, ma non con il solito agio e tranquillità che li contraddistingue, ma sotto degli strettissimi vincoli temporali. Precisamente vi parlerò di Dungeon Time, gioco di Carlo Rossi per 1-5 giocatori della durata di circa 15 minuti a partita, edito in Italia dalla MS Edizioni, che ringrazio per avermi fatto provare subito questo frenetico gioco. Andiamo a vedere. Recensioni minute. Recensioni minute. Prima di iniziare a giocare bisogna selezionare uno scenario e mescolare le relative carte missione all'interno del mazzo storia insieme alle 12 tipologie d'oggetto. Dopodiché si danno le carte in mano ai giocatori, si gira la clessidra che dura esattamente 5 minuti e si inizia a giocare. In che modo? Senza rispettare alcun turno, ma potendo dialogare al tavolo, i giocatori dovranno giocare una alla volta le proprie carte o sulla plancia zaino posta al centro del tavolo oppure scartandole. Ogni volta che una carta viene giocata, subito se ne pesca una nuova per ripristinare la propria mano. Qual è lo scopo? Cercare di inserire gli oggetti all'interno dello zaino in modo tale che le missioni che hanno sempre riportati i requisiti nella parte alta siano completate, ovvero sia nello zaino ci saranno quegli oggetti. Si appoggia la carta missione, si ripristina la propria mano e si continua a giocare così. Si continua a giocare fino al termine della clessidra oppure semplicemente quando il mazzo viene terminato. A quel punto si passa alla seconda fase di risoluzione. Come si procede? Si gira a faccia in giù lo zaino che ha sempre 8 spazi e una alla volta si vanno a girare le carte piazzando in ogni spazio una sola tipologia di oggetto come sto facendo. Vedete che gli oggetti sono diversi e quindi vanno messi così. Nel caso di oggetti doppi si possono mettere ma fino a un massimo di 3, dopo occuperanno un nuovo spazio. Arriviamo ad avere una missione che richiede precisamente un rampino e uno scudo. Scarto rampino e scudo e prendo la ricompensa che è una boccetta. Siccome ho già lo spazio lo vado a mettere qua. Abbiamo un pestello, abbiamo un nuovo scudo, abbiamo un calice, abbiamo le frecce, attenzione, abbiamo una spada. Nuova missione che richiede una spada e uno scudo. Vado a scartarle e prenderò un libro in questo modo. Si continua a giocare così, piazzando missioni e andando a prendere le ricompense, fino a quando o non completiamo il numero di missioni richiesto dal nostro livello, e in tal caso siamo vincitori, oppure fino a quando non si hanno già 8 oggetti nello zaino e bisogna inserirne un nono, in tal caso siamo dichiarati tutti sconfitti. Sul regolamento diciamo che non c'è moltissimo da dire, è semplicissimo da spiegare e da apprendere e nasconde un gameplay pieno di insidie. A tal proposito vado subito a rispondere a 2 critiche che potreste muovere dopo la lettura del regolamento. La prima è che solitamente si dice che la fase risoluzione dura più della fase di avventura. Non per questo significa però che essa sia meno importante. Diciamo che nella missione introduttiva, nelle prime 2 missioni tutorial, avete delle ricompense a valle delle missioni che sono obbligatorie, quindi dovrete prendere il vostro talloncino, metterlo intorno alla plancia zaino e continuare così. Diciamo che si risolve da sola. Man mano che andrete avanti però con la complessità delle missioni, le ricompense saranno facoltative e quindi con il gruppo dovreste decidere sia durante la fase di gioco che in fase di risoluzione se quel talloncino prenderlo o no. La gestione delle ricompense infatti è un qualcosa di fondamentale. Per noi ci sono volute 5 sconfitte a livello più semplice prima di capire che erano da considerare all'interno delle carte missione, ovvero sia sì bisogna dire mi serve sia uno scudo che una spada, qualcuno li metta, mi aiuti eccetera, ma anche dire attenzione perché a valle di questa missione potremmo recuperare ad esempio una boccetta. Questa informazione potrebbe essere utile per gli altri giocatori perché magari riescono a concatenare la propria missione a valle della vostra, possono proporre di usare la loro missione e consumare subito la risorsa per completare la vostra, perché 8 spazi nello zaino finiscono subito e sicuramente nelle prime volte andrete a inserire nello zaino anche carte in più perché ma sì tanto prima o poi le utilizzeremo e in men che non si dica avrete fallito. La seconda obiezione è quella che senza una clessidra questo gioco sarebbe banale. Diciamo che potrebbe essere così per i primi 2 scenari dove le missioni sono facili e quindi basta avere un po' di tempo per tenere a mente tutto e si vanno a risolvere senza problemi. Dopo però diventa molto fondamentale andare a coordinarsi, cercare di dare le informazioni giuste e paradossalmente avere il tempo schiacciato vi permette di dover tenere a mente per meno tempo le informazioni e quindi soprattutto quando andrete avanti ci sono missioni che chiedono 3, 4, 5 oggetti addirittura, vedere velocemente le carte che arrivano diciamo che vi fanno una fotografia immediata nella testa e quindi è più facile ricordarsi che state consumando quelle risorse piuttosto che andare a dialogare, andare magari in paralisi d'analisi perché a quel punto comincereste ad avere un fogliettino da parte, insomma si andrebbe a snaturare il gioco e secondo me potrebbe diventare proprio più difficile perché l'attenzione andrebbe a calare.
Per quanto riguarda la longevità, vi dico che si mescolano casualmente sempre le missioni all'interno dello scenario, quindi sono sempre diverse e sono sempre diversi gli oggetti che vi servono di più o di meno all'interno di uno scenario. Vi capiterà uno scenario in cui potete buttare praticamente tutte le frecce perché non vi servono mai, in altri scenari le frecce sono fondamentali, se ne buttate anche solo una copia potreste non arrivare in fondo. Per quanto riguarda gli scenari più difficili, l'autore mi ha assicurato che sono comunque risolvibili in maniera matematica. Diciamo che per noi non è ancora stata una vittoria completa con lo scenario più difficile. Se tutto ciò non vi basta, vi posso dire che all'interno del regolamento è già prevista una variante più difficile che vi chiede di utilizzare solamente 7 spazi nello zaino, e poi ci sono dei componenti addizionali. Ci sono delle pergamene missione che vanno a chiedervi dei requisiti addizionali da tenere presente durante la partita, che potete risolvere solo dopo un certo momento della partita e vi racconteranno una storia extra. E poi ci sono le carte personaggio che vi danno dei poteri speciali che potrete utilizzare all'interno della partita. Insomma, combinando tutte queste cose, diciamo che di partite ne avrete da fare. Faccio solo un piccolo appunto sul regolamento: a parte qualche piccola svista che non crea problemi, c'è una regola che è scritta in maniera tale che sembra che quando scartate una carta andrete a pescare quella nuova dalla cima dello zaino. In realtà così non è, dovrete pescarla dal mazzo laterale. Diciamo intuitivo, ma andava precisato. In conclusione direi che questo gioco mi ha proprio convinto. È semplice da giocare, ma nonostante abbia una durata contenuta andrà a riempirvi tutta la serata. Avrete sempre più feeling con i vostri compagni di gioco, ci sono le missioni che diventano sempre più difficili, a volte magari le perdete per un soffio, a volte addirittura le potete perdere perché avete completato una missione di troppo che va a mettervi il nono oggetto all'interno dello zaino. Con questo quindi ho finito, vi sfido una partita a questo Dungeon Time e vi saluto con un ciao e alla prossima!